Cari amici, buongiorno. Iniziamo oggi. Abbiamo finito di fare il pan di Spagna con l'altro video che abbiamo fatto l'altro ieri. In questo momento iniziamo a bagnare con questa bagna il pan di Spagna per fare la torta con la crema pasticcera e la decorazione di panna colorata sopra. Allora, è una specie di Saint-Honoré, diciamo, rivisitata. Questo liquido praticamente si compone in 1 litro di acqua, 300 grammi di zucchero semolato e ci mettiamo, se lo vogliamo alcolico, ci mettiamo dentro 150 ml di liquore, altrimenti se non lo vogliamo alcolico possiamo mettere dentro una bacca di vaniglia e quando la andremo a fare bollire la vaniglia rilascerà il suo aroma e verrà vanigliato. Io l'ho fatto alcolico perché mi piace di più. Tutto lì. Niente, iniziamo. Mettiamo il suo liquido dentro il pan di Spagna, lo facciamo assorbire bene. Quando il pan di Spagna lo si tocca, lascia andare leggermente l'acquetta, vuol dire che il liquido che abbiamo messo all'interno del nostro pan di Spagna sarà abbastanza, così abbastanza, lascia leggermente il liquido quando lo schiacciamo. Ok, questa è la prima cosa che bisogna fare quando, dopo aver fatto il pan di Spagna, vogliamo fare una torta. Non si può fare una cosa fatta diversa, bisogna per forza preparare questa cosa. L'altro pezzo lo bagneremo quando avremo messo la crema pasticcera sopra, lo andremo a deporre e poi lo bagneremo. Allora, prima cosa che dobbiamo fare in questo momento è dobbiamo fare la crema pasticcera per finire la nostra torta. Ora iniziamo a preparare per fare la crema pasticcera. Iniziamo con versare dentro nel nostro pentolino il latte che ci servono 300 ml. Al quale ci aggiungiamo lo zucchero. Semolato, zucchero bianco, che antecedentemente abbiamo pesato. Poi cosa mettiamo? Aggiungiamo anche della vaniglia, bacca di vaniglia. Questa, siamo in pausa però. Questa è la bacca di vaniglia. Però va tagliata e levati i semini. Con questi semini qui praticamente noi andiamo ad aromatizzare la nostra crema. Ora accendiamo il fuoco e la portiamo all'ebollizione. Nel frattempo prepariamo
4 tuorli d'uovo, altri 75 grammi di zucchero e mettiamo dentro un 30 grammi di maizena o amido di mais. Si può fare anche con l'amido di riso comunque, rimarrebbe più morbida la crema. Se la facciamo con l'amido di mais la crema rimane più corposa e più densa anche. Io ci aggiungo anche un pochino di panna, non tanta, un pochino gliela aggiungo di modo che ci rimarrà leggermente più pastosa la crema. Ora vado a prendere le uova e le mettiamo in un tegame di acciaio. Ricordate solo i tuorli, solo i tuorli. Io qui in questa piccola grillettina metterò degli albumi. Il latte è arrivato a temperatura, ora possiamo abbassare il fuoco, anche spegnerlo. Nel frattempo prepariamo le uova. Gli albumi li mettiamo da una parte, i tuorli li metteremo dall'altra. Tuorli. Oh, caduto, poverino. Andiamo a riprendercelo. Ce ne vanno 4 per fare una crema pasticcera, 4 tuorli. Tre. E uno 4. Posto. Adesso ci laviamo le mani. Dopo abbiamo il nostro canovaccio per pulirci. Allora, ora abbiamo pronti i tuorli, ci mettiamo dentro la maizena e lo zucchero assieme ai tuorli. I nostri tuorli.
Metteremo all'interno dei tuorli la maizena, diciamo 30 grammi, e dello zucchero semolato anche. Che prima abbiamo pesato. Ora qua mischiamo insieme tutto con una frusta. Con una frusta mischiamo il nostro prodotto. Quando abbiamo mischiato bene tutto, verseremo del latte per stemperare bene. Il latte è ancora caldo, ne versiamo una parte. Ora piano piano il nostro impasto si scioglierà, diventerà omogeneo. Lo mescoliamo bene per non lasciare grumi. E uniamo tutto il composto insieme dentro nel pentolino dove c'è il latte caldo. Uniamo tutto il nostro composto. Accendiamo il fuoco e iniziamo a mescolare. Deve addensare. Quando la crema sarà addensata abbiamo finito di fare la nostra crema pasticcera, dopo la lasciamo raffreddare. Adesso continuiamo a mescolare per evitare che si attacchi e che faccia grumi. Mi raccomando, mescolate sempre energicamente di modo che si evita di attaccare. Non deve attaccarsi assolutamente la pentola, perché se si dovesse attaccare inizia a bruciare e la nostra crema, invece di essere una buona crema, ci converrà buttarla perché saprà di bruciato. L'ideale è tenere il fuoco leggermente più basso, ci mettiamo più tempo a farlo addensare, ma rischiamo meno che si bruci. Ora la crema sta iniziando ad addensarsi. Ora spengo il fuoco, gli do una mescolata energica e la nostra crema, come potete vedere, è pronta. Adesso
La prima cosa da fare è farla raffreddare velocemente, mettere una pellicola a contatto sopra la crema, pellicola trasparente, per impedire che faccia la pellicina. Quando si raffredda fa la pellicina se non mettiamo la pellicola, e poi la ritiriamo al freddo per farla raffreddare velocemente. Vedete che la crema è bella lucida, vuol dire che la crema pasticcera è venuta bene. Mi raccomando, deve venire bella lucida la vostra crema, Ora iniziamo a montare la panna dentro nella nostra planetaria. La panna dovrà essere montata bene, perché se vogliamo fare delle decorazioni dovremo avere una panna bella ferma, bella solida. Ora iniziamo a portare avanti, la macchina monta da sola, iniziamo a preparare le bocchette dentro nei sac à poche. Mettiamo un pochino di zucchero a velo dentro nella nostra panna e poi continuiamo a montarla. Ancora per un attimo, per impastare il zucchero a velo. Diventa velocità per non farla diventare burro. Ok, la nostra panna è pronta. Ora ne mettiamo un po' nella sac à poche. Così iniziamo a fare delle prove per vedere quanta panna dobbiamo montare per finire la nostra torta. Ora metto tutta questa panna qua. Ora abbiamo fatto la nostra crema pasticcera, si è raffreddata, possiamo iniziare a metterla sulla torta. Come prima cosa la mettiamo all'interno di questa sac à poche, di modo che possiamo spalmarla bene sulla torta. Potete farlo anche con una spatola normale, però a me viene più comodo utilizzare una sac à poche. Prendo una marisa o lecca pentole, chiamatelo come volete,
chiama Marisa perché l'ha inventato una signora che di nome era Marisa. Ok, adesso possiamo iniziare a metterla direttamente sulla torta. La mettiamo su bella abbondante, tanto ne abbiamo ancora da mettere dentro. Mettiamo altra dentro il seccaforno. Fino a completare tutto il piano della torta. Ok. Ora cosa facciamo? Ora bagniamo ancora con la nostra bagna l'altra metà della torta. E sormontiamo tutto insieme. Mettiamo ancora una goccia sopra se vogliamo. Ok. Ora finiamo di montare la nostra panna che gli abbiamo messo il colorante. Finiamo di montare la nostra panna. Abbiamo messo all'interno del cestello della macchina del colorante, come potete ben vedere, e faremo tutta la decorazione della torta. Abbiamo la nostra panna ben ferma.
Ora possiamo fare la decorazione della nostra torta. Prendiamo un'altra marisa, riempiamo la nostra sacca poche e iniziamo a fare la decorazione. Iniziamo la nostra decorazione della torta. Ora mettiamo dentro l'altra panna nella sacca poche per finire la parte superiore della torta. Ora facciamo la parte superiore. Mettiamo ancora la panna.
E questa è la nostra torta completa. Ora la mettiamo in frigorifero e siamo a posto.